Buongiorno a tutti e ben ritrovati qua su Radio Rossonera il 31 gennaio del 2024, ultimo giorno del mese, penultimo giorno di mercato e quindi anche penultimo giorno di obbligo di riscatto. Poi, come al solito, tornerà a farci compagnia fino alla fine della stagione. Mattino Milan, obbligo di riscatto, tornerà in giugno con, si spera, un po' di, diciamo così, di sostanza e diciamo che tornerà con ragion d'essere, non come è stato con questo mercato di gennaio. Enrico Boiani, ciao. Ciao, buongiorno a tutti. Sì, credo che dovremmo anche quest'estate vivere un periodo di calciomercato impegnativo, Non non solo. tanto perché si faranno 10 colpi, 11 colpi come l'estate scorsa, credo più a livello proprio di idee, di concetti, del capire cosa fare, del capire chi allenerà il Milan, cosa vorrà, quando lo vorrà, lo capirà magari anche nelle prime settimane di lavoro, nei primi mesi, quindi sarà un po' tutto in divenire, così come sono in divenire i like a questo video, i mi piace qua sotto, mi raccomando, cliccate il pollicione all'insù, lasciateci un commento, diteci la vostra sul non mercato o micro mercato di gennaio, perché comunque è tornato Gabbia e c'è stato l'arrivo di Terracciano. Diteci la vostra nei commenti. Se non siete iscritti, molto male, fatelo subito, cliccate iscriviti e attivate la campanella per tutte le notifiche. Allora, come detto, siamo all'interno del mercato, poi ovviamente parleremo di prossimo futuro tra poco, anche perché, insomma, oltre alla questione allenatore, credo che bisognerà anche prima capire cosa succede a monte dell'allenatore, visto che comunque si susseguono le voci di possibili partenze, cessioni, cambi di proprietà, insomma, succede veramente di tutto e di più. Ok, direi di andare allora a vedere un pochino quello che è accaduto direttamente ieri sera. Sì, Allora, questo è Dagospia. Poi ognuno si fa, non sta a noi, diciamo così, battezzare e dare i voti alle fonti dicendo questa più sì, questa più no. Le riportiamo come abbiamo riportato altri, in un senso e nell'altro, ovvero riporta di un cambio totale invece da Gospia, via anche AD, via probabilmente anche il presidente, via l'allenatore, arriverebbe Conte, arriverebbero dei nuovi, diciamo così, dei nuovi investitori per Redbird, eccetera, eccetera, eccetera. Qua c'è un'esplosione di notizie, diciamo, più che altro, ecco. Diciamo un po'. Sembra più un articolo, è un articolo interessante, sì, è un articolo anche un po' interessato, sì. Diciamo che forse va un pochino in là, però fa capire un po' cos'è la situazione. stanno suonando troppe campane, cioè Mm. adesso poi è ovvio, magari qualcuno ne approfitta, magari qualcuno gioca sul momento, magari qualcuno si butta un po' più in là, come spesso succede in queste cose, e per quanto riguarda l'allenatore e per quanto riguarda cambi societari o cambi dirigenziali, eccetera, però qualcuno magari prova a giocarci, qualcuno prova a spararla un po' più grossa nella speranza di beccare la notizia in anticipo. Non sto dicendo che questo è il caso della notizia che abbiamo appena letto, anzi, di fatto del movimento e delle campane che suonano ci sono, cioè sono veramente ormai troppi gli indizi di cambiamenti, di rivoluzioni o rivolte o micro rivoluzioni in estate. Cioè, che dovesse riguardare solamente l'allenatore, che dovesse riguardare l'allenatore e parte della dirigenza, che dovesse riguardare tutta la proprietà, parte della proprietà, cioè dei cambiamenti ci saranno o comunque sono in vista e credo che sia alla luce ormai del sole, perché sono troppe le notizie, magari anche tanto diverse, cioè magari qualcuno parla di un nuovo proprietario, qualcuno parla solo di investitori,
qualcuno parla solo di estinzione del debito, qualcuno parla solo dell'allenatore. Cioè, è ovvio che sono tante le voci, come dicevo prima, però proprio perché arrivano da 1000 parti diversi, qualcosa sotto la pentola sta bollendo, perché non è che la gente si sveglia al mattino e si inventa le cose dal nulla. Le può ingigantire, le può gonfiare, le può romanzare, può avere una narrazione di un Le certo può tipo. anticipare troppo, diciamo così. Però non può svegliarsi e inventarsele, cioè non è così. No. Quindi prendiamo atto di questa cosa dobbiamo fare? No, ma, rimaniamo come sempre della posizione che ci sono dei colloqui in essere, sì, ci sono già state decisioni, no, che probabilmente riguarderanno un futuro non troppo lontano. Fare fughe in avanti, dire: "È già venduto", oppure "È già scelto l'allenatore", oppure e c'è altre situazioni che precisano scelte già Esatto. avvenute, questo è un po' troppo, questo è un po' una fuga in avanti, ecco. Evitiamo fughe in avanti, ma nemmeno fare l'ultimo giapponese sull'isola del Pacifico, che non s'arrende al fatto che la guerra è finita. Il fatto che ci siano dei dialoghi in corso, direi che ormai lo possiamo sdoganare tutti, anche chi in questo momento li sta facendo, e in realtà non li ha quasi mai nemmeno smentiti, o se sono arrivate smentite, sono arrivate veramente smentite blande o di rito. Quindi lasciamo che le cose facciano il loro corso, anche perché noi al massimo io e te le possiamo raccontare, fare non le possiamo fare, quindi No. anticipare non le possiamo anticipare, come Se andranno se adesso vogliono nasce la assumerci Mogherini. anche a noi come advisor, consulenti, non lo so, consiglieri, io mi rendo disponibile, ma suppongo che ci siano dei lauti No, perché pagamenti. può accadere veramente tutto e il contrario di tutto, e l'abbiamo visto con Investcorp 2 anni fa, cioè Esatto, con una società che aveva fatto già la due diligence, che aveva chiesto e ottenuto anche 1 mese di esatto. esclusiva per andare a trattare, che aveva trattato l'intero Milan, nemmeno a entrare come socio, ma a prendersi il Milan intero, e poi era finito tutto in un nulla perché ha deciso di non Elliott in realtà in quel caso ha deciso di non assecondare la richiesta di Investcorp e di andare invece su un profilo come quello di RedBird. Ma lì sta al massimo a raccontare, ma non si può certo decidere. Un mese prima del no a Investcorp tutti magari potevamo dire: "Sarà di Investcorp", ma Eh no, esatto, com esatto. Poi le come cose come possono poteva cambiare in ess co camera. come poteva sembrare. Vabbè, detto ciò, Vai. andiamo avanti. Parliamo di Conte tra un paio di minuti. Prima, questa è Gazzetta dello Sport, giusto per intenderci, siamo al 31 gennaio del 2024 e già facciamo chi sì, chi no, chi forse. Giusto per far capire come sta andando questa stagione, forse sarebbe anche giusto farla capire a chi ancora pensa che possa rimanere questo attuale allenatore, che insomma vabbè. Il Milan ricomincia da Loftus e Pulisic, Leao, Teo e Magnano, occhio alle bighe. Vabbè, ma questo è abbastanza scontato, tanto se arriva qualcuno con una mega offerta ci si siede e si ascolta. Poi decide anche in parte il giocatore, in tutto ciò. Sì, ehm, poi decidi anche tu che l'offerta deve essere veramente irrinunciabile. Cioè, puoi anche decidere tu che l'offerta deve essere veramente irrinunciabile, non che a qualsiasi offerta ti siedi. Perché comunque fai una stagione in cui il 31 gennaio sei a 10 punti dall'Inter, 8 potrebbero diventare 11, adesso quant'è, ehm, e non è che sia proprio la cosa migliore del mondo cedere tipo Theo Hernandez dopo una stagione in cui l'Inter potenzialmente ti vince la seconda stella. Io ve lo do come consiglio, poi vedete voi. Cioè, tutte le offerte si ascoltano, tutte le offerte si sentono, soprattutto se, che diavolo ne so, arriva il Bayern Monaco con 6.000.000 a lui, 7.000.000 a lui, 9.000.000 a lui e 70, 80, 90 a te, è ovvio che ascolti. Però devono essere veramente offerte monstre, cioè non che a qualsiasi offerta, qualsiasi sia il compratore, qualsiasi sia la tipologia di operazione, stai lì e ascolti tutto. Cioè devono essere offerte irrinunciabili per quei 3. Poi per altri giocatori puoi ascoltare, ti puoi sedere, per quei 3 lì devono essere offerte che qualsiasi persona accetterebbe.
Cioè io non passo oltre. Dopo una stagione del genere, perché una stagione in cui non raccogli niente, vediamo, magari l'Europa League, non lo so, però non raccogli niente e se devi dopo una stagione del genere vendere Maignan o Theo o ancor peggio Leao, peggio mi sento, ecco. Non mi sembra proprio la mossa più giusta da fare e più geniale, ecco. Chiudiamo il discorso Gazzetta con un'intervista di Fabio Capello, lunga intervista con insomma un po' di concetti sparsi dal centrocampo alla posizione in classifica a quello che è stata la questione infortuni. Ha veramente spazzato su tanto il mister, lo ritrovate quindi in edicola se volete leggervela. Insomma, il titolo è abbastanza emblematico, terzi non basta, rosa superiore a quella della Juve, Milan, ora prendi un mediano top. Vabbè, andiamo avanti. Vedi Fabio qui, dopo avermi diciamo imbruttito con la volta di Ibra, sarebbe d'accordo con me, perché da quanto tempo è che dico che serve un mediano se vuoi giocare in un certo modo. Vorrei dirgli: "Fabio guarda che a sto giro siam d'accordo", ma anche quella volta eravam d'accordo, ma non m'hai capito tu. È così. Sì, sì. Va bene, chiudiamo con il discorso Conte. Anche ieri si sono susseguite le voci di un possibile arrivo di Antonio Conte. Allora, diciamo così. Mi sembra giusto e corretto parlarne, anche perché credo che sia giusto e corretto che il Milan continui a lavorare su quello che è il prossimo allenatore. Non mi sembrerebbe corretto, tra virgolette, fermarsi aspettando che magari a monte di queste decisioni il Milan cambi qualcos'altro di ancora più alto e quindi si congeli tutto in vista di, che so, un cambio di proprietà, dirigenti, quello che volete, insomma, che poi faccia, diciamo così, da prodromo all'allenatore. Mi sembra giusto che il Milan continui a lavorare, al di là di quello che potrebbe accadere a monte. Conte rimane un'idea forte, sì, assolutamente sì. Rimane soprattutto un'idea forte di una parte della società. Possiamo anche fare nomi e cognomi. È più un'idea forte di Zlatan in questo momento, più che di altri che invece vedrebbero più un profilo diverso, un profilo magari più anche meno impegnativo da gestire sotto tanti punti di vista e che quindi possa andare incontro a delle caratteristiche diverse da quelle di Antonio Conte, sia a livello di mercato che di comunicazione, che di personalità, che di tante cose, insomma. Ma al di là di questo, c'è una sorta di confronto in atto. Anche un po' non ti dico una scuola di pensiero diversa, quello forse è un po' troppo, tirato per l'eccesso come ragionamento, però quasi, insomma. Dipende chi ha più peso. Ha più peso l'opinione, l'idea e la scelta eventualmente di Ibra o ha più peso l'idea di altri? Dipende, cioè chi è che decide effettivamente in questo momento? Redbird perché è proprietario e quindi più la figura di Ibra o Elliott perché ne ha prestati quasi la metà di soldi a Redbird? È la figura di Furlani. Bisogna capirlo, cioè qui bisogna capire chi ha più peso, chi ha più decisione, chi ha più importanza e chi deciderà poi alla fine. Cioè c'è poco da fare. Comunque Henry, te lo dico sottovoce tra me e te, abbiamo una capacità innata di creare delle correnti diverse in società che è veramente incredibile. Cioè il Milan Pensa, negli a me avevano ultimi detto che il problema delle divergenze era Maldini e che non si era mai visto un gruppo così unito, coeso e con l'unità di intenti dopo l'addio di Maldini e Massara. Sono passati quanti mesi? 3, 4, 5, 6 per esagerare? E siamo di nuovo qui. Era un gran bel problema, Paolo Maldini, incredibile, un ma fardello, lascia un stare, macigno. guarda, ma no, Mari, non è facile il nome e il No, cognome, no, no, non no, ma era non è quello il per ragionamento. fare nomi e cognomi, è per dire che a volte le chiacchiere le porta via il vento, no, e fare
Caroselli, Carri, Carretti in quel periodo lì, e poi adesso il 31 di gennaio ti ritrovi ad avere di nuovo correnti di pensiero diverse, di nuovo uno pensa A e l'altro pensa Z, forse Carri e Caroselli andavano evitati, questo sto dicendo. Cioè, poi quella cosa lì è stato, no, il casus belli, però ecco, certe cose magari le potevi evitare. Tutto lì. Vabbè, tanto in un modo o nell'altro, nel caso si smentirà fino a prova contraria, poi si scoprirà a giugno, è un ipotetico, quando magari qualcuno esplode, come è successo in altre situazioni, che invece tutto rose e fiori non va. Poi, Hai detto tutto. vabbè, Devi fare una cosa però prima di tiriamo salutare. innanzi. Devi fare una cosa prima di salutare, ti ricordo. Sì, 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 adesso lo faccio. No, volevo chiudere dicendo che, vabbè, no, vabbè, dai, facciamo un'altra roba che è meglio, siamo già arrivati lunghi. Ci vediamo nel video di Autotransfer, perché se volete andarvi a vedere la partita a Frosinone direttamente con un bel van tranquilli e sereni, vi porta da qua a là, da su a giù, usato Autotransfer. Autotransfer da oltre 20 anni offre servizi taxi per trasferimenti da e per aeroporti e stazioni ferroviarie agli stadi in cui gioca il Milan. Se desideri seguire il Milan nelle sue partite, in caso in trasferta, con noi troverai la soluzione ideale per il tuo trasferimento, a un prezzo molto conveniente. Prenota online auto, minibus o bus per arrivare con un servizio porta a porta direttamente allo stadio o al tuo hotel. Scegli il servizio più adatto alle tue esigenze di viaggio, il servizio privato di diverse categorie, standard, prestige o il servizio con auto a disposizione. Una volta effettuata la prenotazione, riceverai una mail di conferma del servizio con il relativo voucher di viaggio. Il giorno prima del tuo arrivo o della tua partenza, invece, riceverai un messaggio di conferma del servizio con il nome e il numero di telefono del conducente, che si prenderà cura di te. Ah, dimenticavo! Se sei un ascoltatore di Radio Rossonera, collegati al link per la prossima partita e usa il codice riservato a tutti i tifosi per ottenere un coupon con lo sconto del 10% su tutti i tuoi transfer. E quindi se volete usare il transfer, quello è il coupon, l'avete visto in fondo con tutta quella sigla lunghissima, se volete ve la ripeto anche, ovvero SC FF 5RPL 9Q, per avere appunto la prenotazione del transfer con lo sconticino. Henry, siamo arrivati in chiusura, noi ci salutiamo, anche perché prima o poi dovrò capire in quel video che è stato messo per fare il video di autotransfer cosa diavolo stavo facendo così, non lo so. A un certo punto faccio così durante il video, ma lo capirò. Non lo so, però in caso lo potrai spiegare tra pochi minuti, perché ci ritroviamo a Chiama Milan. Ciao a tutti, mi raccomando i like. Ciao.